Benvenuti! Oggi facciamo un divertentissimo giro fra castelli, boschi, piccole case sperdute in mezzo agli alberi. Una cosa divertente. Andiamo! E comunque anche oggi non siamo soli perché turbina immancabile, sempre presente, buongiorno. Ormai geocaching buddy per eccellenza. Si comincia con il castello di Montemassi, che è una frazione del comune di Roccastrada, nella provincia di Grosseto ovviamente. Il castello si presenta sotto forme di imponenti ruderi, come si possono vedere, e il complesso è delineato da una serie di cortine murarie che racchiudono un ampio cortile fortificato, dove si affacciano una serie di edifici che presentano porte e finestre ad arco. Spicca la rocca a sezione poligonale che presenta un possente basamento a scarpa e pareti completamente rivestite in filaretto di pietra, un posto veramente bello. Ok, allora la hash dice lassù e ora si comincia l'arrampicata. A posto laggiù? Tutto! Si comincia bene stamattina. Vai. Ok, dovrebbe essere da queste parti. Il posto è magnifico. Vediamo se si riesce a trovare la prima hash della giornata. Però ci sono pietre. Però la vista è fantastica. Sì, anche abbastanza. Sembra anche abbastanza grossotta. Oh! Ok, prima hash della giornata fatta, Montemassi. Ora ci spostiamo verso Rocca Tederighi per cercare la hash Rocca Tederighi con vista sulla Maremma, che vanta ben 3 DNF da parte mia, cercata e ricercata nei tempi passati, mai trovata. Ci si riprova per l'ennesima volta, che via via passa gli anni uno magari si scioglie ed è più semplice. Vediamo! Finalmente arrivati in cima, sul cocuzzolo del paese di Rocca Tederighi. Dopo tanti DNF, se riesco a levarla, niente, non si riesce a sfilare, però c'è Turbina che... Esatto, grande ragazzi, Turbina. Ta-da! Voilà! La prossima hash
è la casetta di Cappuccetto Rosso, una hash di Fabriziaccio I5FZI, che salutiamo. Vediamo cosa ci riserva questa hash. Siamo in avvicinamento alla hash, una bella parte di sentiero nel mezzo al bosco, fresco, perché nonostante sia praticamente metà settembre fa ancora molto caldo, una trentina di gradi ancora. Mancano 167 metri e sul sentiero, che leggiamo un attimo cosa ci dice la descrizione. Zio Fabrizio ci dice che stavo andando a cercare una hash vicina e mi sono imbattuto nel mezzo del bosco in questa casina nascosta tra la vegetazione e mi è venuto in mente Cappuccetto Rosso e noi andiamo a vedere la casetta di Cappuccetto Rosso. A proposito, la casetta di Cappuccetto Rosso è un first to find. In tonso. Logbook in tonso. Sapete che io non sono così interessato, però alla fine farne uno ogni tanto è sempre piacevole. E così è arrivata anche oggi il momento di mangiare. Lo sfilatino. Ok, rifocillati e si riparte. Prossimo step, Roccastrada. Allora, siamo al Parco Colline Metallifere Grossetane, è un veloce park and grab, la macchina praticamente è qui, posto veramente bello. Abbastanza veloci. Altro veloce park and grab, Bivio di Chiusdino. Andiamo. Abbiamo visto il borgo di Roccastrada, abbiamo visto il castello di Montemassi e abbiamo visto Rocca Tederighi. Adesso ci siamo spostati nel versante di qua del Senese e andiamo a cercare il conventaccio, Geomurlo 2017 il conventaccio, ovvero Eremo di Montespecchio. Questa è la sentieristica, ci aspetta una bella camminata nel momento migliore perché la golden hour. In compenso abbiamo, come dicevamo, il nostro Turbina che ci racconta. Questa praticamente è la cappellina dell'Orsa ed è la zona dove i frati di Montespecchio, che appunto è il posto dove andremo a cercare la hash, si erano spostati nel 1687 abbandonando quella zona, perché quella zona è abbastanza impervia per arrivarci, però loro ci stavano, e abbandonata quella zona nel 1687 si sono rifugiati in questa cappellina per poi spostarsi ancora in altre zone comunque toscane. E si va. La storia dell'Eremo è veramente interessante, me la stava raccontando Turbina. Un po' la leggo, un pochino certo, ci mancherebbe altro. Praticamente la storia inizia nel 1189, quando due abitanti di Monte Pescini, che è un paesino qui vicino, fanno una donazione per edificare una chiesa come luogo di preghiera. E si hanno notizie che fin dal 1228 sono già presenti un convento e una chiesa dedicate alla Madonna di Rocamadour. E la zona che vedremo praticamente è una zona dove questi frati hanno abitato fino almeno al 1700. Il convento è composto da pietre di due colori, rosa e verde scuro, o cosiddetto Marboribus nigris, detto anche marmo nero scuro, insomma, che è detta anche serpentinite. E queste pietre sono le stesse pietre che sono state utilizzate per la costruzione del Duomo di Siena. Capito? E ora altro che Alberto Angela.
un posto eccezionale. Ora risaliamo con calma perché la salita è abbastanza ostica, dopodiché ci spostiamo nel luogo dell'ultima hash della giornata, che si può dire più che soddisfacente perché ci siamo veramente divertiti, e quindi ci dirigiamo verso Geomurlo 2017 Pievarcalli, giusto Turbina? Giusto. Ultima hash della giornata. Come si chiama, Paolino? Il nome vero è Pieve a Carli, ma tutti la chiamano Pievarcalli. Ok, allora il vero nome è Pieve a Carli, ma come si sa nei paesi viene tutto storpiato, quindi viene chiamata Pievarcalli. Anche perché c'è una frase, praticamente una misteriosa filastrocca di qui della zona di Murlo, che dice: Civitate gran tesoro, Pievarcalli gran perdono, dove Civitate sta a significare, a segnalare il Poggio Civitate, che è l'area archeologica e quindi il tesoro della filastrocca, mentre questa è la Pieve a Carli e il perdono, che è un'antica pieve di Murlo. Ragazzi, qui c'è la cultura, guarda qua che cielo divino. Questa era l'ultima hash della giornata, questo bel posto, questa bella pieve in mezzo al bosco con questo cielo così particolare. Niente, quello che mi rimane da dirvi è: iscrivetevi al canale e lasciate commenti con suggerimenti o domande alle quali cercherò di rispondere nei prossimi video. Per il resto vi aspetto alle prossime puntate. Good ride, cowboys!